Buongiorno amici, benvenuti alla seconda delle video lezioni sulla storia dell'Ucraina. Stiamo parlando del Principato di Kiev, di Rus di Kiev. Siamo arrivati, se vi ricordate, alla fine della scorsa lezione, della prima lezione. Siamo arrivati al 1097 e alla conferenza di Lübeck, voluta e imposta dal carisma di Monomach, di Volodymyr Monomach o Vladimir Monomaco, in cui si stabilisce una nuova legge di successione per evitare tutte quelle faide familiari, le guerre civili che avevano indebolito il principato e di cui abbiamo parlato, ma si tratta di cose molto complesse, nella scorsa video lezione. Viene istituita una legge di successione che fa sì che in ogni città ogni principe possa lasciare in eredità i suoi possedimenti al proprio erede. Questo, almeno in parte, stabilizza la situazione, però sancirà la fine della prevalenza di Kiev e vediamo che molti principati, molte città si autonomizzano da Rus di Kiev, quindi non avremo più una sola Rus, ma tante Rus, tanti principati. Si passa quindi dalla Rus dell'undicesimo secolo alla Rus del XII secolo, che sarà molto più diversa. Anche il sistema economico, il sistema agricolo di Kiev cambia al passaggio tra l'undicesimo e il XII secolo. Infatti nell'undicesimo secolo soltanto le città intorno a Kiev e quelle che si trovavano lungo la via d'acqua nord-sud, in particolare Novgorod, erano città alleate e rispettate da Kiev. Invece le zone di periferia lontane dalla via d'acqua, sia ad oriente sia ad occidente, erano terre di saccheggio e di sfruttamento. Infatti non a caso nell'undicesimo secolo il principale articolo di esportazione di Rus di Kiev erano gli schiavi. Tuttavia nel XII secolo il sistema economico diventa più complesso, basato su feudalità e tributi, e anche le terre periferiche si integrano. Alcuni storici sostengono che nel XII secolo viene introdotto una sorta di feudalesimo all'interno dei territori di Kiev. Altri storici comunque non sono d'accordo. Allora Kiev quindi perde il primato, si autonomizzano altri principati che comunque quasi sempre saranno retti da discendenti di Vladimir il Santo, Volodymyr il Santo, e quindi questo comunque farà in modo da mantenere una sorta di unità, per quanto psicologica, tra i vari principati. I due rami principali della dinastia di Volodymyr il Santo sono quelli del suo terzo figlio e del suo quarto figlio, cioè quelli di Svetoslav, il suo terzo figlio Svetoslav di Chernigov, anzi di Chernigov, che gli ucraini chiamano Chernihiv, e poi appunto il suo quarto figlio invece Vsevolod di Pereyaslav. Quindi questi due rami familiari, attenzione, dal nome dei due figli più famosi degli appena citati Svetoslav e Vsevolod, si chiameranno il ramo degli Olgovici e il ramo dei Monomakovici, cioè questo, Olgovici e Monomakovici. Chernigov era una città veramente importante. Chernigov e il suo territorio, il principato di Chernigov, dominava tutto il bacino della Desna e della regione ad oriente di essa, comprendeva del tutto, oppure in gran parte, le future province di Chernigov, le città di Kursk, di Orel, di Kaluga, di Tula, di Ryazan, e anche la parte meridionale di Mosca e Vladimir del Nord, e anche la parte occidentale di Voronezh e di Tambov. Vedete, erano tantissimi territori, i territori di Chernigov, che ripeto gli ucraini pronunciano Chernihiv. A oriente di questi territori c'era la terra dei Viatici, e i Viatici, l'ultima tribù russa ad essere conquistata da Kiev, si cristianizzerà soltanto nel XII secolo. Invece il territorio di Pereyaslav, il territorio di
Perejaslav, quello dei Monomacoci, è un territorio meno esteso rispetto a quello di Chernigov. Comprendeva le steppe ad est del Dnipro, e a sud della Desna, all'incirca la moderna regione di Poltava, ma anche Smolensk. Smolensk è il punto dove i fiumi navigabili della Russia, la Dvina, il Volkhov che gli ucraini chiamano Voloch, il Volga e il Dniepr, tutti questi fiumi si congiungono, e anche comprendeva il territorio di Rostov, il quale possedeva il bacino superiore del Volga, dove si svilupperà Mosca. Naturalmente molti di questi territori, compresi appunto Smolensk oppure Rostov oppure Ryazan o altri, si autonomizzeranno presto, diventeranno principati indipendenti. Vi era poi il Principato di Polotsk. Ecco, il Principato di Polotsk comprendeva la parte settentrionale dell'attuale Russia bianca, il Principato di Grodno e il Principato di Pinsk, sempre nella Russia bianca. Infatti alcuni storici considerano il Principato di Polotsk il precursore dell'attuale popolo e dell'attuale stato della Russia bianca, della Bielorussia. In realtà molto più importanti di questi piccoli principati che ho appena citato erano le terre a sud-ovest, ovvero la Volinia e la Galizia. La Volinia aveva per capitale Vladimir o Volodemir, secondo la pronuncia ucraina, che veniva chiamata anche Vladimir Volinsky o Volodemir Volinsky. Perché significa appunto Volodemir nella Volinia, per distinguerla da un'altra città importante che vedremo del nord, che si chiama anch'essa Vladimir. La Galizia peraltro era così chiamata per via della città di Galić, che gli ucraini pronunciano Halič, che sarà la sua capitale a partire dal XII secolo. Il territorio della città di Kiev, che sta perdendo tutte queste città che abbiamo nominato, Kiev, la Rus in senso stretto, l'antica Rus, era attorniata da una steppa, la terra dei Poliani, che appunto si chiamavano uomini della steppa. Ne abbiamo già parlato nella precedente video lezione. Ma Kiev non aveva vicino a sé soltanto una steppa, a sud vi era una foresta abitata dai Drevliani o Derevliani, anche questi li abbiamo già citati nella scorsa video lezione. Drevliani significa proprio uomini della foresta, come il nome Poliani significa uomini della steppa. Le città vicine, che venivano chiamate Prigorode, si scrive così e si legge Prigorode, erano abitate, come abbiamo visto, dai parenti del Gran Principe di Kiev. La parte meridionale del territorio di Kiev era molto fortificata perché esposta alle scorrerie dei nomadi ed era abitata prevalentemente da nomadi. Rus di Kiev nell'undicesimo secolo era una società urbana e aristocratica. Le masse rurali venivano chiamate smrde ed erano oggetto di sfruttamento. Si formano grandi proprietà feudali appartenenti ai principi. Gli aristocratici erano chiamati boiare, al singolare boiarin, quindi boiare al plurale, al singolare boiarin. I boiare erano questi aristocratici. Gli aristocratici erano costituiti in realtà da due gruppi principali: i mujiki, al singolare muj, che significa vir, uomo, che erano strettamente legati al principe, che seguivano nei suoi spostamenti, formando il suo seguito, che veniva chiamato drugina. Drugina è il seguito del Gran Principe di Kiev, formato dai
dai mujiki. E poi c'era un'altra classe di aristocratici, magnati locali, che avevano rapporti non tanto col principe quanto con le città. Gli aristocratici si basavano su redditi commerciali e in seguito su redditi terrieri. I cittadini comuni delle grandi città formavano una milizia diversa dalla drugina dei nobili, chiamata Tisiacha. Si scrive così, ma si legge Tisiacha, che vuol dire i mille. L'assemblea generale dei cittadini si chiamava Vece, leggete qua, Vece. Il principe possedeva il potere esecutivo, militare e giudiziario, riceveva redditi molto consistenti. Il diritto russo, d'altra parte, non è un codice ufficiale, ma una compilazione privata, risale a Jaroslav, ve lo ricordate? Ne abbiamo parlato nella scorsa lezione, la Ruska Pravda, il codice di leggi. Le pene consistevano soprattutto in multe. La Chiesa, attenzione, aveva proprie leggi che si applicavano al clero, che per questo motivo poteva essere considerato un ceto a parte, ma in alcuni casi le leggi della Chiesa si applicavano anche ai laici per determinate categorie di reati, ad esempio la violazione della castità e l'eresia. La Chiesa aveva un proprio patrimonio che però per il momento non è importante, diventerà rilevante soltanto in epoca successiva. Insomma, intorno al 1100, è qui che dobbiamo ripartire, da qui che dobbiamo ripartire, 5 tra i maggiori principati della Rus di Kiev erano nell'attuale Ucraina, cioè Galizia, Volinia, Kiev o Kiev, Pereyaslav e Chernigov o Chernihiv secondo la pronuncia ucraina, tutti territori che appunto io vi ho già citato. Gli accordi di Lübeck del 1097 tuttavia non riescono a impedire le solite faide tra fratelli. David di Volinia, ecco qui capitale Volodymyr, la capitale della Vodimia, e infatti con l'aiuto di Svetopolk cattura il suo vicino Vasilko, principe di Galizia, Vasilko di Galizia, e lo acceca. Monomach organizza una guerra contro David, ma questo riesce a difendersi per 4 anni grazie ai Cumani. Allora Monomach indice la sua seconda conferenza, dopo quella di Lübeck, la conferenza di Viticev. Ecco, ho scritto qua Viticev. Questa conferenza di Viticev è nel 1100, ok, è proprio nell'anno 1100, 3 anni dopo la conferenza di Lübeck. E David a questa conferenza viene biasimato da tutti i suoi parenti e deve rinunciare al proprio trono di Volodymyr Volinsky, al proprio trono, al proprio potere in Volinia, e accontentarsi di alcune città minori. A queste vicende segue un periodo di relativa pace dal 1110 al 1132. In questo periodo svetta la figura già citata di Vladimir o Volodymyr Monomach. Fino al 1113 lui è principe di Pereyaslav, di Smolensk e di Rostov, ma dal 1113 fino alla sua morte nel 1125, attenzione, dal 1113 al 1125, vi ho messo la freccia, e Monomach diventa anche Gran Principe di Kiev. Viene anche chiamato Vladimir II Monomach, in riferimento ovviamente a Volodymyr I il Santo. Le due conferenze, quella di Lübeck e quella di Viticev, danno grande fama e carisma a Vladimiro Monomach, e inoltre i suoi successi contro i Cumani, il suo coraggio in guerra, la sua profonda devozione cristiana, il suo apparire disinteressato e non bramoso di conquiste personali, insomma, tutte queste cose rendono Monomach amato da tutti. Inoltre ha fama di proteggere i ceti più deboli, perché aggiorna la Ruska Pravda, il codice legislativo, per garantire i loro diritti.
Monomach è senza dubbio la figura più significativa di Rus di Kiev, anche per via del testo da lui scritto per i propri figli, intitolato Ammaestramento. La pace prosegue anche durante il regno del figlio maggiore di Monomach, di Vladimir Monomaco, che si chiamava Stislav. Ecco, appunto, Stislav regna dal 1125 al 1132. Dopo di lui però il signore di Kiev non riuscirà più a esercitare carisma nei confronti degli altri principi Rus. Infatti durante il regno del figlio più giovane di Monomaco, cioè Yaropolk, dal 1132 al 1139, ricominciano i soliti scontri familiari. Iziaslav e Rotislao, figli di Stislav, ecco, Itiaslav e Rotislao, figli di Stislav, vogliono il trono di Kiev e attaccano i loro zii, ovvero i fratelli minori di Stislav, tra cui spiccava Yuri Dogoruki. Yuri Dogoruki, che significa Giorgio dalla mano lunga, che era signore di Suzdal. Ne approfittano anche gli Olgovici, entrano in guerra anche gli Olgovici, che forse ricordate erano i signori di Chernihiv, secondo la pronuncia ucraina. Alla morte di Yaropolk, che cosa succede? Vsevolod Olgovich occupa Kiev, quindi succede che gli Olgovici di Chernigov vanno a governare a Kiev. Alla morte di Vsevolod però suo figlio Igor si dimostra totalmente incapace e quindi i cittadini di Kiev insorgono, insomma si sono stancati di essere governati dalla dinastia di Chernigov, depongono Igor e mettono sul trono Isiaslav, figlio di Stislav. Isiaslav, figlio di Stislav, ve lo ricordate, che regna su Kiev quindi dal 1146 al 1154, ma in realtà il suo regno fu una guerra continua contro tutti i suoi familiari. Nel 1147, mentre Isiaslav era lontano per la guerra, i cittadini di Kiev, imbestialiti, sapete cosa fecero? Trascinarono fuori dalla prigione Igor e lo fecero a pezzi nel 1147. Ucciso a Kiev in maniera così brutale, Igor fu quasi immediatamente venerato come santo a Chernigov. Vi ricordo che Chernigov viene pronunciato in ucraino Chernihiv. Dopo la morte di Isiaslav, come abbiamo detto nel 1154, il potere passa a suo zio Yuri di Suzdal, Yuri Dolgoruki, che però regna solo 3 anni, dal 1154 al 1157. Prende quindi il potere Rotislao, figlio di Isiaslav, il quale era anche signore di Smolensk e di Novgorod. Quindi Rotislao unifica la parte settentrionale della grande via d'acqua fino appunto a Novgorod. Rotislao regna a Kiev dal 1159 al 1168. Quando Rotislao morì gli successe suo nipote, che fu subito attaccato da Andrea Bogolyubsky di Suzdal, che era il figlio, vi ho messo infatti la freccia da qui a là, di Yuri Dolgoruki, di cui abbiamo parlato prima. Cosa fa questo Andrea Bogolyubsky? Conquista e saccheggia Kiev. È un anno molto importante, il 1196, l'anno della distruzione di Kiev, della prima distruzione di Kiev, che precede quella che sarà opera dei mongoli. Kiev viene distrutta, le chiese vengono incendiate, la popolazione maschile massacrata, le donne e i bambini deportati come schiavi. Pensate che per umiliare Kiev Andrea non vi trasferì neppure la sua residenza, preferendo restare a Vladimir
nel principato di Suzdal, parleremo dopo della città di Vladimir, e lasciando che il figlio governasse a nome suo. Naturalmente il fatto che venga rifiutata come capitale è un'ulteriore dimostrazione del declino di Kiev. E naturalmente questi eventi del 1169 gravarono sulla storia dell'Ucraina. Molti storici sono propensi a considerarli, questi eventi, questo saccheggio, il momento finale dell'epoca di Kiev, prima della successiva invasione mongola. Ma il declino di Kiev non si spiega solo con le distruzioni. Nel X e nell'XI secolo Kiev era il polo attrattivo dei principati russo, il punto di arrivo delle strade da ovest, da nord, da est, il punto di inizio per arrivare in Grecia, per andare verso sud. Kiev era il centro della regione agricola più importante, ma ben presto le cose cambiarono. Kiev perse la via di comunicazione del basso Dnipro, vi ricordo che viene chiamato questo fiume dagli ucraini. Questa via di comunicazione fu conquistata dai Cumani. La Galizia e le terre dell'Alto Volga diventano centri agricoli rivali di Kiev, con una popolazione in forte aumento. L'Alto Volga era protetto dalle invasioni dei nomadi perché circondato da foreste e paludi. La Galizia e Suzdal non commerciavano solo con Kiev, ma rispettivamente con l'Occidente e con il Medio e Basso Volga. Kiev fu anche danneggiata dalla pressione dei nomadi. Come abbiamo visto negli ultimi decenni dell'undicesimo secolo, i Cumani si assicurano il controllo della steppa, in modo che il basso Dnipro cessi di essere una facile via alla Grecia. Dopo la morte di Stislav nel 1132 l'avanzata dei Cumani riprende e la superficie agricola di Kiev si restringe ulteriormente. Alcune città di confine, che erano state importanti come Pereyaslav, vanno completamente in rovina. La decentralizzazione del Principato di Kiev si accompagna all'emergere del feudalesimo e alla trasformazione dei contadini in servi della gleba. Dunque il saccheggio di Kiev da parte di Andrea è solo uno degli eventi, un evento negativo di un lungo periodo di degrado. Alcune zone di confine del Principato di Kiev iniziano a essere abitate da nomadi che i principati russi usano come mercenari, i Tork, i Berendei, i Kalpak neri. Anche dopo il sacco del 1169 Kiev continuerà ad avere un ruolo preeminente da un punto di vista culturale, resterà la città più bella per i suoi palazzi, la sede del metropolita e degli ordini religiosi più importanti, ma non sarà più il centro politico ed economico. C'è anche da considerare che nel 1204 i guerrieri della Quarta Crociata, vi ricordate, conquistarono e saccheggiarono Costantinopoli, abolendo provvisoriamente l'impero bizantino. Questo rese molto debole i vitali scambi commerciali tra Costantinopoli e il Principato russo. Emergono spinte centrifughe e l'affermazione di principati indipendenti da Kiev. Quali sono questi principati indipendenti? Prima di tutto una città che diventa importante è Smolensk, d'accordo? Smolensk a partire dal XII secolo diventa un principato indipendente con una dinastia stabile, il cui fondatore è Rotislao, figlio minore di Stislav, che abbiamo già visto in quanto principe di Kiev dal 1159 al 1168. Anche i suoi successori sono abili e potenti. A volte i principi di Smolensk erano anche principi di Kiev, a volte erano anche principi di Novgorod. Il più importante di questi è Stislav di Toropets. A Smolensk intorno al 1220 è un grande guerriero che interveniva anche come arbitro nelle dispute tra Novgorod e Suzdal e anche in Galizia. E vediamo adesso la Galizia, molto importante, la potenza della Galizia, anche chiamata Principato di Volinia-Galizia, lo vedremo, inizia con un altro personaggio che si chiama Volodemir, che muore nel 1152 e non sappiamo assolutamente quando sia nato. Volodemir di Galizia era avido, senza scrupoli, conquistò un grande potere militare. L'espansione della Galizia continua con suo figlio Jaroslav Osmomösul.
Jaroslav Osmomösel, che significa le 8 doti, oppure dagli 8 pensieri, insomma è come dire Jaroslav il saggio. Jaroslav Osmomösel viene anche esaltato nel poema Canto della schiera di Igor. Dopo la sua morte, il breve regno di suo figlio, la dinastia galiziana si estingue e la Galizia entra a far parte della vicina Volinia, d'accordo? La Galizia entra a far parte della Volinia sotto il principe Roman. Roman era un nipote di Isiaslav II e governa dal 1198 al 1205. Roman di Volinia, Galizia, è molto potente. Lui era molto rispettato appunto perché oltre alla Volinia unisce ai suoi territori la Galizia, ma governava anche a Kiev. In questo modo Roman controllava tutto il sud dell'Ucraina. Pensate che persino il Papa gli offrì una corona a Roman. Roman sconfisse i Cumani e anche i Lituani, che stavano diventando potenti. Roman è l'unico tra tutti i principi qui trattati ad ottenere il titolo di Samodergets, che in greco corrisponde a autocrator, ovvero imperatore. La sua morte nel 1205 pone fine alla prima età dell'oro della Galizia, ma vedremo che ce ne sarà una seconda. Seguì un periodo di conflitti molto complesso finché non si affermò Danilo di Galizia, Danilo di Volinia Galizia, figlio di Roman, nel 1235, di cui parleremo in seguito. Nel XII e nel XIII secolo la Galizia era la regione più densamente popolata della pianura dell'Europa orientale, possedeva una terra fertile ed era meno esposta di Kiev alle invasioni dei nomadi. Inoltre aveva risorse minerarie e commerciava con l'Occidente. Galizia aveva uno sviluppo urbano superiore a quello di tutti i principati russi e sorse un'aristocrazia terriera di boiari a tal punto indipendenti da sottomettere in alcune occasioni anche il proprio principe. La parte meridionale della Galizia corrisponde alle attuali Moldavia e Bessarabia ed era caratterizzata da una città importante, Berlad, che corrisponde alla moderna Barlad, attualmente in Romania. La caratteristica più importante della Galizia è costituita dalle sue relazioni con i paesi più occidentali, soprattutto la Polonia e l'Ungheria, che all'epoca era di gran lunga più potente della Polonia. L'Ungheria si immischia regolarmente all'interno delle faide tra i principi galiziani. Convenzionalmente la Volinia Galizia viene considerata indipendente o semi-indipendente dal 1119 al 1349. Veniamo ad un ultimo principato molto importante che si autonomizza da Kiev. Parliamo della parte nord-orientale dei principati Rus, che comprende il bacino dell'Alto Volga e quello degli affluenti di sinistra dell'Oka. Qui Rostov, una città come Rostov, era la sede episcopale, mentre Suzdal, che abbiamo già nominato, era il capoluogo politico. Questo principato comprendeva anche la parte settentrionale degli attuali territori di Mosca e Vladimir, ma anche altre province, tra cui la parte orientale di Novgorod, in precedenza abitato da tribù finniche. Questo territorio fu colonizzato dai principi Vsevolod e da suo figlio Monomach, di cui abbiamo ampiamente parlato, tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo. Monomach fondò numerose nuove città, tra cui Perejaslav del Nord, che appunto è una città omonima rispetto a Perejaslav vicino Kiev, per questo viene chiamata Perejaslav del Nord, ma anche un'altra Vladimir, anche qui una città del nord che ha lo stesso nome di, ricordate, Vladimir in Volinia. Sorge nel principato di Suzdal Vladimir sul Klyazma, sia Perejaslav sia Vladimir
sono città omonime rispetto a quelle di cui abbiamo parlato. Vladimir sul Kliasma fu scelta come capitale. Attenzione, Vladimir diventa la capitale di Suzdal da Yuri, figlio di Monomach, fondatore della dinastia indipendente di Suzdal. Quindi con Yuri Suzdal diventa indipendente. In italiano viene chiamato Principato di Susdalia. In realtà questo principato viene chiamato Principato di Vladimir, oppure Principato di Suzdal, Susdalia, oppure anche Principato di Vladimir Suzdal con il trattino. Yuri nei suoi ultimi anni fece una lotta inutile per conquistare Kiev, ma chi rende potente il Principato di Suzdal è il figlio e successore di Yuri, ovvero Andrea Bogolyubsky. Di Andrea Bogolyubsky abbiamo già parlato, no? In realtà abbiamo già parlato sia di Yuri sia di Andrea in relazione alle vicende di Kiev, che vi ricordate fu saccheggiata nel 1169, l'abbiamo detto prima, da Andrea Bogolyubsky. Quest'ultimo, Andrea, cerca di creare uno stato centralizzato, ma diventa impopolare a causa dell'aumento delle tasse e anche per via dello stile di vita sprezzante nei confronti della tradizione, che porta Andrea tra l'altro a scegliere favorite di bassa estrazione. Così Andrea Bogolyubsky fu ucciso, pensate, in una congiura di palazzo nel 1174. Dopo 2 anni di faide tra parenti, suo figlio minore Vsevolod conquista il potere. Il suo regno dal 1176 al 1212 segna il punto più alto del principato di Vladimir. Dopo la sua morte il territorio invece sarà suddiviso tra i suoi numerosi figli e sarà, attenzione, riunificato solo dopo 2 secoli dal principe di Mosca. Dunque il principato di Vsevolod, di quest'ultimo regnante di cui abbiamo parlato, era potente tanto quanto lo era Jaroslav di Galizia e Roman di Volinia, principi di cui abbiamo parlato poco fa. L'espansione di Suzdal crea il nucleo di un nuovo stato dell'Alto Volga che formerà la futura Moscovia. Dunque il principato di Vladimir Suzdal è il precursore della Moscovia e dell'attuale Russia. Ma a differenza dei principati russi dell'Ucraina, che erano aperti verso l'Occidente e che guardavano verso l'Europa, la Moscovia guardava ad Oriente. Essa aveva forti legami con i civili e raffinati bulgari musulmani del Medio Volga che si trovavano a est. Le belle chiese di Vladimir e di Suzdal, costruite in questo periodo, sono anch'esse una prova che queste città gravitavano verso oriente. Sono infatti costruite con una pietra ricavata dagli Urali e con uno stile simile a quello dell'architettura della Georgia e dell'Armenia. Nonostante il crescente frazionamento, l'unità della nazione russa era fortemente sentita, almeno da un punto di vista psicologico, culturale. Infatti i principati avevano una lingua comune, avevano sovrani derivanti da una comune dinastia, quella di Volodymyr il Santo, ma avevano anche una comune legislazione ecclesiastica. Questo sentimento unitario dei Rus trova espressione nella letteratura. Abbiamo le cronache o annali, letopisi in ucraino, le cronache scritte in paleoslavo vengono iniziate a Kiev nel 1040 ma furono portate avanti in diverse città. Inoltre bisogna ricordare il capolavoro della letteratura russa antica, scritto da autore anonimo alla fine del XII secolo, il Canto della schiera di Igor, che parla della fallimentare spedizione di un principe di scarsa importanza, Igor di Novgorod-Seversk, spedizione contro i Cumani. Al di là dei suoi meriti artistici, il poema è molto significativo per il suo nazionalismo e patriottismo e per le sue critiche alle faide dei vari principi. Capite, questo autore anonimo esorta il principe Igor, che pur essendo
un principe debole di secondaria importanza ha il coraggio di affrontare i terribili nomadi cumani, mentre invece i principi più importanti tergiversano oppure litigano tra loro. Comunque, alla fine del XII secolo e nel XIII secolo i rapporti dei Rus con i Cumani migliorano, molti erano i matrimoni tra le famiglie nobili Rus e quelle cumane. Così, quando un esercito mongolo inviato da Gengis Khan e comandato dai capi mongoli Gebe e Subatai invade la steppa cumana nel 1224, i cumani chiedono e ottengono l'aiuto dei principi Rus. L'esercito russo-cumano viene distrutto dai mongoli presso il fiume Kalka, oggi Kalmius. Kalka è la sconfitta dei cumani insieme ai russi contro i mongoli. I mongoli poi si ritirano verso oriente, ma tornarono 12 anni dopo con un esercito molto più forte, comandato da Batu Khan, nipote di Gengis Khan. Nel 1236 Batu conquista i territori dei bulgari del Volga, poi entra nei territori dei principati Rus e devasta prima il principato di Ryazan e poi distrugge Vladimir, ricordate Vladimir del Nord, Vladimir del Principato di Suzdal, la sede del Gran Principe. Poi Batu sconfigge l'esercito dei principi Rus del Nord nella battaglia del fiume Sit, vicino a Yaroslav, il 4 marzo 1238. Poi Batu Khan marcia verso Novgorod, ma il clima e le paludi lo spingono più a sud, cambia spesso direzione l'esercito di Batu Khan. I cittadini della città di Koselsk che gli si oppongono vengono sterminati in un bagno di sangue. Nel 1239 Batu invade il territorio di Suzdal, poi punta verso occidente, verso Kiev. Il 1240 è una data tristemente famosa per Kiev, la città di Kiev viene distrutta dai mongoli. Secondo alcuni storici questo si sarebbe potuto evitare perché Batu in realtà aveva mandato a Kiev degli ambasciatori chiedendo ai governanti di Kiev semplicemente di lasciarlo transitare attraverso il loro territorio, ma per tutta risposta questi ambasciatori mongoli furono uccisi. Quindi nel 1240 abbiamo la seconda distruzione di Kiev, vi ricordate? La prima era avvenuta nel 1169, ne abbiamo parlato prima. Gli abitanti di Kiev sono sterminati, i mongoli attraversano la Volinia e la Galizia per entrare in Slesia e portare morte e distruzione in Europa centrale, fino ad arrivare al mare, in Croazia. Queste devastazioni dei mongoli a ovest dei principati Rus ovviamente sono state descritte nelle video lezioni sui mongoli, a cui vi rimando. Nel 1241, anche di questo abbiamo parlato nelle video lezioni sui mongoli, Batu e l'esercito mongolo si ritirano improvvisamente dall'Europa e tornano in Asia per motivi non chiari, che abbiamo già discusso appunto nelle video lezioni sui mongoli. Forse questo avvenne per via dell'arrivo della notizia della morte del Gran Khan in Mongolia, del Gran Khan Ogodei, e quindi anche Batu Khan e gli altri principi mongoli pensano di dover tornare velocemente in Mongolia in vista dell'elezione del Khan successivo. Comunque, e questo ovviamente di grandissima importanza, in seguito Batu Khan si mette a capo di uno dei 4 khanati in cui si divide l'immenso impero mongolo, il Khanato dell'Orda d'Oro. Il Khanato dell'Orda d'Oro che per secoli interessò la Russia, perché il Khanato dell'Orda d'Oro comprendeva la pianura russa. Batu Khan fissa la sua capitale a Sarai, vicino alla moderna Karav. I principati Rus diventano tributari dei mongoli per un secolo oppure per 2 secoli a venire, a seconda dei casi. Cosa succede ai principati Rus durante quello che verrà chiamato il giogo tataro, cioè
l'asservimento ai mongoli che venivano chiamati anche tatari. E lo vedremo la prossima volta. Concludiamo qui la seconda video lezione sulla storia dell'Ucraina e finiremo di parlare del Principato di Kiev, di Rus di Kiev e degli altri principati Rus nella terza video lezione. Vedremo che la maggior parte dei territori dell'Ucraina prima o dopo entreranno a far parte della Lituania e della Polonia, che poi si uniranno, la Lituania-Polonia che diventerà Polonia. Lo vediamo quindi nella prossima video lezione. Vi ringrazio e vi saluto, a presto.